Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del diavolo, amici dello Scorpione, può essere un momento di potere personale dove potreste esercitare questo potere o riprendervi questo potere, ma è anche vero che questo potrebbe supporre una certa dose di controllo, di incastro. La sento anche un po' come rabbia repressa in questo caso, non so come mai. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Ci sono anche i link dei corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con la torre. Abbiamo un 3 di coppe, un 2 di bastoni, cinque di coppe, 8 di pentacoli, tre di bastoni, 6 di pentacoli e 7 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio generale del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi denaro, lavoro, amore, eccetera. Detto sinceramente così in apertura, ragazzi, con questa torre così e questo diavolo così ci può essere una caduta dell'ego, ovvero qualche tipo di idea, qualche tipo di risultato, di obiettivo, atteggiamento potrebbe anche essere che magari c'è bisogno di rettificare un attimino. Allora, la torre è spiegata da un fante di spade e un 7 di spade. Mi hanno detto, chi cerca trova. Sento che qualcuno sta cercando dati, info, dettagli, prove, tracce. Per certi versi ho come la sensazione che sia per provare a voi stessi che vi state sbagliando. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Uffa. 3 di spade, 3 di coppe. Ragazzi, qui tradimento in vista, ve lo dico. Potreste essere voi, tranquillamente. Non è che per forza dobbiate essere traditi. Potreste anche essere voi che conoscerete questo fante di spade, brillante, interessante e che potrebbe, come dire, farvi fare uno scivolone. Poi se siete single è un altro paio di maniche, ma siccome abbiamo anche un 3 di spade, sento che questa situazione tanto consona non vi è, cioè nel senso un qualche tipo di
dolore sta provocando. Andiamo a vedere il 2 di bastoni perché potreste dover o voler effettuare una scelta, c'è come una sorta di indecisione su che cosa sia la cosa giusta da fare. Abbiamo la stella e un 9 di spade. Sì, dovete forse un po' pensare a quello che volete per voi, a quali sono i vostri obiettivi, a che cosa vi preoccupa di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Perché se voi foste gli amanti, ho come l'idea che non vi stiate rendendo conto che è un po' tutta una farsa, forse si dice con la R, una farsa, vabbè. Perché comunque c'è un 5 di coppe, voi sentite un vuoto quando state con questa persona o quando vivete in questa situazione. Può anche essere una questione lavorativa, però è come se vi mancasse qualche cosa e non vi rendeste conto di che cos'è. Un'altra carta per il 5 di coppe. Asso di bastoni. C'è la volontà di uscire da questa situazione. Difatti avete anche un 2 di bastoni, state effettivamente guardando in avanti. Però è come con questo 8 di pentacoli al contrario, come se le cose non fossero lineari. Andiamo a vederlo. 6 di bastoni, sì, ma non me ne faccio niente del 6 di bastoni. E 7 di pentacoli. Io ho come la sensazione che ci sia un andi rivieni, cioè come un sì, va bene, diventiamo ufficiali o firmiamo un contratto se fosse una questione lavorativa, però con calma, però tra un po', però è come un posticipare. E quando l'otto di pentacoli è al contrario è perché dà come un senso di discontinuità. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mm. 10 di bastoni e asso di spade. Niente ragazzi, secondo me qui ci saranno come delle idee confuse e per cui siccome non riuscirete a vedere chiaro per quello che riguarda questo vuoto, questa mancanza, credo che certe aspettative le lascerete indietro, addirittura neanche ne parlerete. E penso che faccia riferimento a questo 7 di bastoni, 7 di spade, a quello che non dite, a quello che potreste vedere, ma è come se non chiedeste giustificazioni. E qui c'è come questo, per qualcuno potrebbe essere una paura, per qualcun altro potrebbe essere reale, questo tradimento. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Abbiamo temperanza e regina di coppe. E la parte emotiva, secondo me, che deve essere riequilibrata, ricalibrata. Io con questo 5 di coppe sento che voi avete proprio questo vuoto emotivo che ha bisogno di essere colmato e non è stando zitti che riuscirete a colmarlo fondamentalmente. Magari state zitti perché non siete sicuri, perché non credete ai vostri occhi, perché avete bisogno di più prove, come vi dicevo all'inizio, per sostenere la vostra teoria, però sta di fatto che giusto o sbagliato che sia questa teoria, il vuoto c'è. Il vuoto lo sentite, c'è una sorta di condizionamento anche qui o di schiavitù o anche di tossicità con il diavolo ed è come se aveste bisogno di occuparvi di più di voi stessi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Diavolo e 6 di spade, è la mente che vi frega. Le credenze limitanti, le ideologie acquisite in passato. Se per esempio all'inizio di una relazione mi piace tanto un ragazzo
E questo ragazzo tende, che ne so, a infuocarsi, ad arrabbiarsi facilmente. Io cosa faccio? Sto zitta su quelli che potrebbero essere dei problemi, delle divergenze, delle cose che a me non vanno bene, solo per non farlo arrabbiare. E potrebbe essere poi una dinamica di comportamento che voi acquisite e che vi limita, perché effettivamente manca questa comunicazione. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io sento che con questo 7 di bastoni, al contrario, da un lato abbasserete gli standard, ho come questa sensazione. Dall'altro lato sento che qualcuno potrebbero abbassarsi talmente tanto da arrendersi, da dire con questa persona non c'è più niente che io possa fare per sistemare le cose o potrebbe anche essere questa persona non mi può più dare o non è in grado di darmi quello che a me serve per colmare il mio vuoto. Fatemi sapere a che cosa fa riferimento nei commenti. Sapete che all'inizio vi ho anche detto che questo diavolo potrebbe essere il vostro potere personale ed effettivamente qui può essere che dopo un momento di riequilibrio qualcuno impari a pensare in modo empoderato, si dice in spagnolo, in modo come una persona che ha in mano la sua vita, che può fare quello che vuole della sua vita, che è in pieno controllo della sua vita. È come un po' riprendere il controllo per qualcuno qua, io sento. Va bene, andiamo a vedere i vari settori e qui ho una novità, ho queste slide artigianali. Siccome non ho tempo di riascoltarmi tutti i video e di mettere il minutaggio, ho pensato di creare la slide così voi dovete solo appoggiare il dito sul cursore, c'è una linea che si colora di rosso sotto il video mano a mano che voi lo ascoltate. Appoggiando il dito sul cursore lo potete spostare e trovare il punto che vi serve, che vi interessa di quelli che andremo a trattare qui, ok? Allora, partiamo con i disoccupati. Per i disoccupati, ragazzi, mi dispiace, ma per adesso non sento inizi, non ci sono grandi novità. Diciamo che vi conviene approfittare di questi momenti per pensare di più a come curare la dialettica, eventualmente a, non lo so, a voi stessi. È come se fosse un momento per dedicarsi ad altro, ok? C'è un 6 di pentacoli qui, però non so, non lo vedo tanto come un contratto. Con la scusa che abbiamo 2 volte la carta del diavolo, se fosse potrebbe essere un lavoretto in nero, ecco. Però meglio che niente. Parliamo di dipendenti. Ho la sensazione per voi che vi stiano tenendo un po' appesi. Cioè, non so quale sia la situazione di partenza, ma sicuramente qualcuno è stato deluso. Può essere che una promozione che vi spettava l'abbiano data a qualcun altro, può essere che vi abbiano promesso una determinata cosa e non sia quella. E 2 volte la carta del diavolo, sento un po' di impotenza in questo senso, anche se vi devo dire. Mm. È come se si posticipasse qualche cosa. Cioè, vi hanno promesso l'aumento di stipendio piuttosto che la promozione? Può essere un argomento di discussione in questo periodo, ma vi diranno anche come di aspettare, che non è un no, ma che è un più in là. Però questo vi tiene come incastrati da un po', secondo me. Passiamo agli autonomi. Periodo un po' di fiacca, sinceramente. C'è come bisogno di
Ritrovare un po' la grinta, sento, ritrovare un po' quell'entusiasmo di un tempo, la voglia. E per qualcuno potrebbe essere doveroso cambiare i ritmi o i turni di lavoro, per esempio. Se parliamo di progetti, sento che può effettivamente iniziare qualcosa, ci potrebbe essere come qualche novità a livello di progetti. Diciamo che siete in una fase un po' trasformativa, quindi probabilmente i progetti non prenderanno tanto spazio nella vostra vita in questo momento, però sì che ci può essere qualche cosa di nuovo che inizia, secondo me. Denaro. Allora, sento che per qualcuno finalmente si potranno chiudere delle questioni vecchie. Potrebbero essere soldi che vi dovevano, soldi che dovevate. Con questo 7 di spade mi verrebbe da dire fate attenzione a non perdere le cose, ad appoggiarle sempre nello stesso posto. Potrebbero esserci come dei furti qui con il 7 di spade. Però non vedo né grossi ingressi né grosse uscite, sinceramente. È un periodo, diciamo, tranquillo. Parliamo di relazioni e parliamo di single. Allora, c'è una persona che potrebbe già entrare inizio mese, ma con tutti questi tre qua, io ho la sensazione che non sia la sola. Quindi potrebbe già esserci qualcuno nel vostro mirino e in più avvicinarsi questo fante di spade. Qui avete il 2 di bastoni che c'è come questa indecisione, questa scelta da dover effettuare. Qualcuno di voi potrebbe come prendere del tempo per conoscere meglio ambedue le energie o l'energia se fosse una persona sola. Io non sento che avrete le idee tanto chiare a fine mese, con queste carte, come se ci fossero dei valori che per voi sono importanti e che, insomma, non so quanto possono esserlo anche per l'altra persona. È come se dovesse cercare un punto di incontro. I segni zodiacali potrebbero essere allora, abbiamo Gemelli, Capricorno, Sagittario, Scorpione, Acquario. Per le relazioni, troppi tre. Troppi tre, bugie, due diavoli, qui qualcuno potrebbe mettere il piede in fallo, dipendendo sempre da se siete voi o se è l'altra persona. Però ragazzi, qui state cercando prove, state cercando dati, informazioni. C'è qualcosa che non vi convince. Io non so se siete voi. Potrebbe, per qualcuno potreste essere voi ad essere con il piede in più scarpe e se così fosse vi dico che questa persona potreste averla conosciuta attraverso un progetto, attraverso un corso di studi magari, attraverso qualche cosa che esula dalla vostra normale attività quotidiana. Ehm, Vorrei darvi qualche bella notizia, ma è come se doveste prima occuparvi della vostra intuizione, del vostro equilibrio interno, del vostro amor proprio e poi liberarvi un po', no? Il 6 di spade è l'andare verso acque più tranquille e questo diavolo non ci aiuta, insomma. Qualcosa succederà. Secondo me beccherete qualche messaggio
e qualche cosa online con il fante di spade, eh. Quindi potrebbe essere un WhatsApp, un qualche tipo di commento su, non lo so, Instagram piuttosto che su qualche altro, su qualche altra piattaforma che potrebbe creare movimento all'interno della relazione di coppia. Mm. Fatemi sapere poi. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate, uff. Se già voi siete clandestini, qui sento varie persone, ragazzi, varie persone, bugie, il diavolo che mi parla di controllo, mi parla di tossicità, sento che non è una buona situazione. Anche nel caso siate indefiniti, potreste essere il terzo o la terza e non saperlo a causa di queste bugie che a inizio agosto verranno fuori, è per quello che c'è la torre, perché qua vi renderete conto di qualche cosa che vi hanno detto che non è la verità e da lì arriva il tradimento, sentirsi traditi, la sofferenza. Sento che avete bisogno prima di rimettere ordine dentro voi stessi, capite che cosa volete, dove volete, che cosa è per voi, chi è affine a voi e che cosa non lo è. E ogni cosa che non c'è un check sulla lista, via. Senza troppi sentimentalismi, perché poi ci si incastra in queste cose malate e poi si sta male. Cioè, se vi rendete conto dall'inizio che c'è già qualcosa di tossico con la persona, ognuno è libero di fare le proprie scelte, però se non si riesce a raddrizzare la questione, così è, così sarà. Cioè, poi vedete voi in che cosa vi volete infilare e che cosa volete di fianco alla vostra vita o dentro la vostra vita. Parliamo di famiglia adesso. Allora, lo sento un periodo molto molto promettente. Ci sono come delle novità, dei cambi, delle idee che potrebbero svilupparsi per quello che riguarda, secondo me, un andamento futuro. C'è come qualche progetto che bolle in pentola, sento. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa ci dice. Oltre le illusioni, e qui mi richiama molto l'energia del diavolo, la falsità del sette di spade e il coraggio. Forse siete voi che dovete avere il coraggio di andare oltre le illusioni. Perché? Perché il diavolo è l'ego ci incastra, voglio quella roba lì, che poi non ci si ferma neanche più a chiedersi è per me, non è per me, ne vale la pena, se ce l'ho cosa cambia, però una volta che ci si impunta è quello. E invece si tratta proprio di vedere oltre, cioè una volta che io ho ottenuto quel risultato, la mia vita cambia, potrebbe cambiare in meglio, in peggio, una volta che io ho ragione, mi viene da dire. Perché c'è il coraggio anche? Il coraggio è la carta della forza. Nei tarocchi tradizionali è una fanciulla che apre le fauci a un leone e metaforicamente parlando è la razione che controlla l'impulso, l'istinto, quello che viene chiamato in metafisica la marca della bestia. Una volta trascesa quella parte lì e ci vuole forza, forza di volontà e forza morale, si riesce ad avere come una visione più ampia. Tenete presente che è la carta del giudizio questo, quindi mi parla di un lampadario che si accende. Non è solo una lampadina, è un lampadario. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o via WhatsApp oppure potete abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in più ci sono anche altri argomenti che parlano di metafisica, di metamedicina, si parla di marca della bestia, di kundalini, di alto basso astrale, di vista eterica, di sensi psichici. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale e che ho condensato
e sto piano piano pubblicando. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate dall'1 al 4, sono 5 le playlist, però sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in due, 3A e 3B, e vanno viste parallelamente. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!